a bow and arrow, and a legend, Robin Hood. These are the ingredients that make Nespoli the best out of the 22,000 archers in Italy. Se devo descrivere il tiro con l'arco con 4 parole, posso usare sicuramente concentrazione, precisione, pazienza e solitudine. That may make you a champion archer, but judging by your face, in the kitchen you need some help. No problem, Mauro, we've got the solution. Today we're sending you to Alba to meet Enrico Crippa, who will teach you how to prepare a starter fit for an Olympic finisher. Andiamo! Welcome to Transform My Meal. Nel bersaglio a 70 metri di distanza, il centro, i 10 punti è 12 cm di diametro, quindi tutto deve essere fatto in maniera estremamente maniacale. Siete tu, il tuo arco, non ti parla, però ti tiene compagnia. Mi chiamo Mauro Nespoli, ho 29 anni, vengo da Voghera, sono un atleta di tiro con l'arco, milito nel gruppo sportivo dell'Aeronautica Militare e negli arcieri DLF Voghera. Dal 2002 sono membro della nazionale italiana di tiro con l'arco e nel 2012 ho conquistato la medaglia d'oro con la squadra ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e nel 2008 la medaglia d'argento sempre nella competizione a squadre alle Olimpiadi di Pechino 2008. Allora avevo speso tante energie, fatto tanti sacrifici per poi sbagliare in mondovisione in quella maniera così evidente, così eclatante. Ho impiegato circa 2 anni per superare questo momento. I demoni, quella freccia tornava, si ripeteva, mi ritornava nella testa, era un tarlo che continuava a lavorare. In linea di massima cerco di variare il più possibile la mia dieta, soprattutto la sera quando sono a casa, ma il pranzo è praticamente una copia standard un giorno dopo l'altro. Avessi la possibilità di incontrare uno chef del mio livello, un campione degli chef, sicuramente gli chiederei aiutarmi a creare qualcosa di un pochino più fantasioso, un pochino più divertente e diestroso. We totally agree, Mauro. What we need to know is how much your physique uses and needs to find the perfect balance between body and mind. Mauro Nespoli, 1.81 meters tall and weighing in at some 77 kilos, is incredibly precise and has great powers of concentration. These are the 2 weapons that every archer needs, and although they might seem like natural talents, they actually require special training and diet. Mauro trains between 3 and 6 hours a day, shooting more than 250 arrows. He maximizes his strength and stamina with gym workouts designed to help him give his best mental and physical performance during competitions. All of this means that his diet has to focus on ingredients high in nutrients but low in calories, such as fruit and vegetables. Just the thing to snack on during training sessions. Of course, he also has to sip plenty of water as he goes. Mauro is allergic to nickel, so he has to avoid canned foods, and when it comes to proteins, he has to stick to lean meat and eggs. Just because archery doesn't use up as much energy as some sports, that doesn't mean Mauro can forget about his nutrition. On the contrary, he has to aim for the right diet if he's going to hit the bullseye. Ooh, hey, let's take a bit of a break, shall we? I suppose that's what you call a balanced diet. Hold it right there. I'd get it if you ate something tasty, but that? We thought you liked rice. Leave all that stuff here. We're off to see Enrico. Welcome to Alba, a little gem next to Turin in the northwest of Italy. The city used to be known for just 2 things, Nutella and truffles, until Enrico Crippa came to work here. Here are some interesting background facts that complete his story. Sicuramente una cucina di territorio, stagionale, fresca, leggera e bella, e soprattutto divertente. What makes Enrico's work different is that near to the restaurant he's got his own allotment, which he visits every morning to pick most of the ingredients he will later use to cook with. L'orto
comanda al 100% tutto quello che è il menù stagionale del ristorante Piazza Duomo. What do you mean, what the allotment says goes, Enrico? Se c'è un temporale che cade la grandine, guai, perché mi rovina le insalate, mi rovina le verdure. So, Enrico, can you guess why an Olympic athlete like Mauro should have to come and see you? Probabilmente è stanco di mangiare sempre quell'insalata di riso, quindi forse vorrà cercare nuove strade per poter alimentarsi, non dico in modo più corretto, ma perlomeno in modo più divertente. Mauro, you really look like you know exactly which street the restaurant is. No way. Del Arco Street? Well, there's a coincidence. It's about time you two met. In we go. Non ti spaventare, mi raccomando. Che tristezza. Veramente impegnativo, sia da guardare che da mangiare, te lo garantisco. Ma se non ti offendi, io non lo assaggio neanche perché preferisco darti una mano in primis direttamente con qualcosa di meglio. Tomato flavored white pasta with aubergines plus a little surprise. So what do we need? Bene, allora, quello che ci serve per la pasta in bianco è sicuramente la pasta, le curve degli spaghetti che hanno anche questa forma di arco In mio onore. in tuo onore, il parmigiano, l'olio d'oliva, il sale, la salsa di parmigiano, il pane che metteremo poi alla fine sopra. Bene. Come on, we're off. E lo tagli come tagliare un arancio, prima a metà, poi lo tagliamo ancora a metà, facciamo 4 spicchioni così. Così. Voilà. Così. Sicuramente sei più bravo con l'arco in mano. Sì, non sono molto pratico oltretutto. Mi facendo attenzione alle dita. Allora, Però adesso... le dita ci sono ancora tutte 10. Sì, meno male. We use 2 types of tomato, one very sweet, a cherry tomato, and an acidic one from the branch. Mettiamo un po' di zucchero. Zucchero? Sì, così regoliamo un po' di più l'acidità del Ok. pomodoro. We season it with a few basil leaves. Sporcati un po' le mani. Sì. Gira proprio come girare Ok. un'insalata, così. In order to prepare the stock that the pasta is cooked in, the tomato is placed in a bag that we will put in a steam oven at 70 degrees for 4 hours. Quindi passiamo adesso alla preparazione della melanzana. Perfetto. Togliamo questa parte. Ok. Ah, sei mancino Sì, anche. sono mancino. E adesso mi sono accorto. Capito perché tu vinci? I mancini sono dobbiamo tutti fare- una marcia in più. E adesso ogni metà la tagliamo ancora in metà. Sempre più difficile, eh? Ecco, e qui. Go on, Mauro, get stuck in. Sì, proprio metà uguali. Va bene. Sono un po' più preciso con l'arco. Sì, eh? And a little bit of sugar to give it a sweet touch. Pretty and perfect. Enrico, where'd you learn that? Ho passato 3 anni in Giappone, quindi il sistema orientale, la concentrazione, la tranquillità, che poi penso Sì, per noi te è abbiamo importantissima. lo zen e il tiro con l'arco. Noi quando ci incontriamo con i ragazzi della nazionale giapponese sicuramente molto interessante vedere tutta la fase di preparazione prima sì, sì. di iniziare a tirare. Poi una volta sul campo le gestualità sono praticamente simili, la tecnica Mazzate è gliene uguale. diamo lo stesso. Ne diamo e ne prendiamo, ecco, ne diamo e ne prendiamo in guarnigione. We cook the eggplants like the tomatoes in the steam oven by adding first olives and then some capers, which contain components that protect the liver. And a little olive oil. Now it's time to cook the pasta. La facciamo solo un po' così girare che prenda l'olio. Sì. We do this with the tomato essence that we've removed from the oven. The essence is got by straining the liquid twice, once quickly with paper and then again, drop by drop, with a cotton cloth. Iniziamo con l'impiattamento. Nascondiamo quello che tu mangerai.
quindi non vedi che cosa mangi. Let's plate that all up, camouflaging the eggplant and the cream cheese underneath everything. We add flowers and 5 types of basil so that every mouthful is a surprise. What a change! We started with a really rank rice disaster that even the chef Enrico Crippa refused to try. And now, here's a full-flavour tomato pasta with a lot of hidden surprises. Every spoonful hits the target. And that's exactly our aim, to help athletes enjoy the food their diets require them to eat. That's an Olympic-sized difference, boys. Squisita. Veramente. Vediamo se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Veramente una festa per il palato. Sale di pomodoro, senti la melanzana, la crema di formaggio che lega tutto. È un sapore diverso ogni boccone. È come un tiro che mi dicevi, è diverso ogni volta. Enrico, grazie mille. Veramente ho scoperto... Io me ne prendo un altro boccone. E io ti seguo.